Benvenuti sul mio canale. Il progetto di quest'oggi è questa maglia che guarda un po' verso l'estate con questo punto traforato molto bello. È un punto un po' particolare, però è davvero alla portata di tutti. Senza aggiungere altro, vi lascio al materiale e al tutorial della maglia. Per questa maglia ho usato il tono e fiocco della Tre Sfere, in questo bellissimo verde, un verde chiaro tendente all'acqua, è davvero molto bello, ed è in gomitoli da 50 grammi per 125 metri di prodotto. L'ho lavorato con uncinetto numero 4. Dopodiché avremo bisogno di un metro da sarta, un ago da lana, una forbice e qualche marcapunto. Andiamo alla spiegazione della maglia. Il progetto che andremo a fare quest'oggi è realizzato a pannelli. Un pannello a forma di T che ho comunque iniziato dal basso, dopodiché ho creato delle catenelle volanti per fare la manichina. E questo pannello misura 52 cm di larghezza e 62 cm di altezza. Per la manica ho realizzato una manica abbastanza ampia di 22 cm. Ovviamente sarà un modellino morbido perché siamo obbligati a lavorare coi moduli. Per realizzare questo punto avremo bisogno di un multiplo di 16 più 1. Quindi sono partita dal basso, ho realizzato 112 più 1, quindi un totale di 113 catenelle per avere questa larghezza. Considerando che è un punto molto traforato, quindi andrà a restringersi, la mia catenella di base comunque sarà sicuramente più larga del 52 cm. Ora vado a fare la catenella e la misuriamo insieme. Ho fatto la mia catenella, la vado a misurare e misura 58-59 cm, quindi dobbiamo calcolare che sicuramente una percentuale del 5-6% sarà il calo fisiologico della misura. Detto questo, andiamo a cominciare quello che è il punto. Lascio lo schema visibile, ovviamente non guardate i miei pasticci, lascio lo schema visibile così almeno possiamo confrontarlo insieme tanto che lavoriamo. Ripeto, ho lavorato le mie 112 catenelle che sono un multiplo di 16, a cui ho messo il più 1, quindi un totale di 113. Vado a fare una catenella aggiuntiva per poter tornare indietro. Quindi torno indietro, faccio il mio punto basso nella seconda catenella partendo dall'uncinetto, rientro nella costina di sinistra del punto basso che ho appena fatto e faccio un altro punto basso. Questo sarà il mio primo punto alto. Come dico sempre, voi però iniziate come vi piace di più. Io preferisco questo sistema perché mi lascia i bordi più regolari e per me sono più gestibili, però ognuno ha il suo sistema di lavoro, quindi giustamente considererà quello che è più consolo per se stessa. Detto questo e fatto quello che va a sostituire il mio primo punto alto, nella stessa catenella di base ne vado a fare altri 2 per un totale di 3 punti alti in un'unica catenella. Dopodiché vado ad aggiungere 2 catenelle di separazione, prendo il filo ed entro nella quinta catenella disponibile, 1, 2, 3, 4, questa è la quinta, vado a farmi un punto alto. Proseguo con una catenella di separazione, prendo il filo, conto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare un punto V composto da un punto alto, 2 catenelle ed un altro punto alto nella stessa catenella di base. Aggiungo un'altra catenella, entro nella terza catenella disponibile, quindi 1, 2 e 3 e faccio un punto alto. Vado ad aggiungere 2 catenelle di separazione, prendo il filo e adesso entro nella quinta catenella utile, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 e vado a fare 2 punti alti sempre nella stessa catenella, 2 catenelle di separazione, rientro nella stessa catenella di base e faccio altri 2 punti alti.
faccio di nuovo 2 catenelle di separazione, prendo il filo, conto facendo attenzione di non saltare nessuna catenella, quindi qui così se vediamo che è strettina tiriamo un pochino e riappare. Conto le mie 4 catenelle dentro nella quinta, 1 2 3 4 e 5, e faccio un punto alto. Dopodiché aggiungo una sola catenella di separazione, prendo il filo, conto 1 2, entro nella terza e vado a fare il mio V, punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto nella stessa catenella di base. Aggiungo una catenella di separazione, prendo il filo e andiamo nella terza catenella disponibile, 1 2 e 3. Entriamo e facciamo un punto alto. Dopodiché aggiungiamo 2 catenelle, quindi dobbiamo alternare un punto V semplice da un punto V doppio separato da 2 catenelle o da 4 catenelle. Quindi una volta che abbiamo fatto le 2 catenelle, contiamo 1 2 3 4, entriamo nella quinta e andiamo a fare il gruppo di 2 punti alti, 2 catenelle e altri 2 punti alti nella stessa catenella di base. Aggiungo 2 catenelle di separazione, prendo il filo, conto ancora 1 2 3 4, entro nella quinta con un punto alto. Aggiungo una sola catenella di separazione ed entro nella terza disponibile, quindi 1 2, entro nella terza, punto alto, 2 catenelle e punto alto, catenella di separazione, 1 2, entro nella terza, punto alto. Aggiungo le mie 2 catenelle di separazione e qui devo entrare nella quinta catenella utile, quindi 1 2 3 4 5, entro, 2 punti alti, 2 catenelle, rientro con altri 2 punti alti. Aggiungo 2 catenelle di separazione, conto le mie 4 catenelle dentro nella quinta, 1 2 3 4, ecco la quinta, e faccio un punto alto. Dopodiché aggiungo una sola catenella e dentro nella terza catenella utile, 1 2 e 3, punto alto, 2 catenelle e punto alto, catenella di separazione e conto 2 catenelle, entro nella terza, punto alto, 2 catenelle di separazione ed entriamo nella quinta, 1 2 3 4 e 5, 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti nella stessa catenella di base. Conto 2 catenelle ed entriamo nella quinta disponibile, quindi 1 2 3 4 5, entro e faccio il punto alto, una catenella di separazione ed entro nella terza utile, 1 2 e 3, quindi punto alto. Una volta fatto il mio punto alto, aggiungo una catenella di separazione, ne salto 2 di base, entro nella terza catenella utile, faccio un punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto. Aggiungo una catenella di separazione, conto 1 2 e 3, entro nella terza con un punto alto. Aggiungo 2 catenelle di separazione e qui devo entrare nella quinta, quindi 1 2 3 4 e 5, faccio 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Aggiungiamo 2 catenelle di separazione ed entriamo nella quinta catenella disponibile con un punto alto. Aggiungiamo una sola catenella e 1 2 e 3, entra nel terzo, nella terza, punto alto, 2 catenelle
e punto alto, catenella, entro nella terza, 1 2 3, punto alto, 2 catenelle, filo sull'uncinetto e dobbiamo entrare nella quinta, 1 2 3 4 e 5, 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, 2 catenelle di separazione e dobbiamo entrare nella quinta disponibile con un punto alto, una catenella di separazione e contiamo 1 2, entriamo nella terza, punto alto, 2 catenelle, punto alto, una sola catenella e entriamo nella terza, 1 2 e 3, e qui siamo arrivati alla fine. Quindi cosa facciamo? Andremo a finire così come abbiamo iniziato, con 2 catenelle e 3 punti alti nella quinta ed ultima catenella disponibile che abbiamo. Perciò sono qui e praticamente noi siamo qua. Andremo ad aggiungere 2 catenelle di separazione, ne saltiamo 4 e finiamo con i 3 punti alti in un'unica catenella. Quindi 2 catenelle di separazione, conto 1 2 3 4 e 5, entro nella quinta catenella utile che è anche l'ultima e faccio i miei 3 punti alti nella stessa catenella di base. E abbiamo fatto la riga numero 1. Se vedete la larghezza enorme, non vi fidate, perché poi il pannello andrà a restringersi in maniera naturale. Dopodiché giro il mio lavoro. Il lavoro inizierà sempre con 3 punti alti nello stesso punto di base e finirà sempre con 3 punti alti nello stesso punto di base, vedete? Inizia con 3 punti alti in un punto e finisce in 3 punti alti in un unico punto anche alla fine. Quindi fatti i miei 3 punti, faccio 3 catenelle di separazione, prendo il filo, vado direttamente nello spazio del punto V, quindi salto questo archetto, salto il punto alto, salto l'archetto successivo, mi infilo direttamente nel punto V, vedete? 3 catenelle, salta tutti questi punti, si infila e ci infileremo proprio qua dentro e andremo a fare 5 punti alti nello stesso archetto di base. Dopodiché aggiungo 3 catenelle di separazione, prendo il filo, mi infilo direttamente tra i gruppi di 2 punti alti, qui 3 catenelle e andiamo direttamente qui in mezzo dove ci sono le 2 catenelle e vado a fare anche 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti saranno una costante che troveremo per tutto il lavoro. Quindi dove troviamo 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti, lavoreremo la stessa sequenza di punti. Dopodiché faccio 3 catenelle di separazione, prendo il filo, mi infilo in mezzo al punto V, allo spazio creato dalle 2 catenelle, e vado a fare 5 punti alti. Aggiungo 3 catenelle di separazione, prendo il filo, mi infilo nello spazio formato dalle 2 catenelle tra i gruppi di 2 punti alti e ripeto 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti nello stesso archetto di base. Dopodiché faccio le mie 3 catenelle, filo sull'uncinetto, mi infilo nello spazio formato dalle 2 catenelle tra i 2 punti alti lavorati nella stessa catenella di base e vado a fare 5 punti alti.
proseguo con le 3 catenelle, mi infilo tra i gruppi di 2 punti alti e ripeto, e vado avanti a lavorare tutta questa riga in questa maniera. Ci vediamo alla fine della riga. Ho lavorato l'ultimo gruppo di 5 punti alti e 3 catenelle, dopodiché prendo il filo, vado a lavorare i miei 3 punti alti nell'ultimo punto di base. Giro il mio lavoro e riparto con 3 punti alti nello stesso punto di base, nel primo punto di lavorazione. Quindi 1, 2 e 3. Dopodiché aggiungo una sola catenella di separazione. Prendo il filo e mi infilo nel primo punto alto disponibile del gruppo dei 5 che abbiamo fatto. Entro e vado a fare 2 punti alti chiusi insieme, quindi 1 e lo lascio a metà, ne lavoro 1, lo lascio a metà, rientro, ne lavoro un secondo, dopodiché mi ritrovo con 3 asoline su un uncinetto, prendo il filo e le scarico tutte e 3. Aggiungo una catenella di separazione, prendo il filo, rientro nel secondo punto utile, vado a fare il mio primo punto alto che chiudo a metà e riprendo il filo, rientro nel punto di base, chiudo il secondo punto alto, dopodiché riprendo il filo e vado a chiudere le 3 asoline insieme. Faccio una catenella aggiuntiva, prendo il mio filo, entro nel terzo punto utile e ripeto l'operazione. Catenella, entro nel punto successivo e di nuovo punto alto a metà, prendo il filo, altro punto alto e poi chiudo tutto insieme. Catenella, entro nel quinto e nell'ultimo punto utile, punto alto chiuso a metà, riprendo il filo, rientro e vado a chiudere i punti insieme. Così abbiamo ottenuto 5 gruppi di 2 punti alti chiusi insieme. Aggiungo una catenella di separazione e qui abbiamo i nostri 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti. Entriamo nelle 2 catenelle e andiamo a fare la stessa operazione. Una catenella di separazione e vado a fare il lavoro dei punti alti chiusi insieme, quindi entro nel primo punto utile, catenella, entro nel secondo, punto alto chiuso a metà, rientro, punto alto chiuso a metà e poi li chiuso tutti insieme. Catenella, entro nel punto successivo, punto alto chiuso a metà, prendo il filo, rientro nello stesso punto di base, punto alto chiuso a metà e li chiudo tutti insieme. Poi di nuovo catenella, entro nel punto successivo e ripeto. Fatti i 5 gruppi di 2 punti alti chiusi insieme separati da una catenella, ne aggiungo una di separazione e vado in questo spazio, ripeto i punti così come sono: 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti nello stesso archetto di base, una catenella di separazione e riprendo, filo sull'uncinetto, primo punto alto utile, vado a lavorare tutta la riga in questa maniera. Abbiamo completato anche la terza riga di lavorazione. Ora iniziamo con la quarta. Iniziamo sempre con i nostri 3 punti alti nello stesso punto di base. Fatti i nostri 3 punti alti, aggiungo 3 catenelle di separazione. Mi infilo nello spazietto
che c'è tra i primi due punti alti chiusi insieme e il secondo, c'è lo spazietto formato da una catenella e faccio un punto basso, dopodiché aggiungo 5 catenelle di separazione, entro nello spazietto successivo e faccio un punto basso, di nuovo 5 catenelle di separazione, entro nello spazio dopo e faccio un punto basso e di nuovo 5 catenelle di separazione, entro nell'ultimo spazio utile e faccio un punto basso per un totale di 3 archetti da 5 catenelle. Dopodiché aggiungo 3 catenelle di separazione e rientro nello spazio formato dalle 2 catenelle tra i due punti alti e rifaccio i punti così come li trovo, cioè 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti. Aggiungo 3 catenelle di separazione, entro nello spazio formato tra i primi due punti alti chiusi insieme e il gruppetto successivo, nello spazio formato da una catenella, e mi faccio il mio punto basso. 5 catenelle, entro nello spazio successivo, faccio punto basso, vado a fare altre 5 catenelle, entro nello spazio che viene dopo, punto basso, e abbiamo fatto i nostri 3 archetti da 5 catenelle. Dopodiché aggiungo le mie 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nello spazio tra i gruppi di 2 punti alti e faccio 2 punti alti, 2 catenelle e altri 2 punti alti. Di nuovo ripeto le mie 3 catenelle, mi infilo in questo spazietto qua e faccio un punto basso. Faccio le mie 5 catenelle, entro nello spazio successivo, punto basso, 5 catenelle, entro nello spazio dopo, punto basso, 5 catenelle e mi sposto nello spazio successivo con un altro punto basso. Abbiamo ottenuto i nostri 3 archetti da 5 catenelle. Aggiungo le mie 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, mi infilo qui e vado a fare 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Vado a finire la riga di lavorazione in questa maniera. E ho finito anche la quarta riga di lavorazione. Ora riprendiamo con i 3 punti alti nello stesso punto di base, facciamo le nostre 3 catenelle e ci andiamo a infilare nel primo archetto formato dalle 5 catenelle con un punto basso. Dopodiché facciamo 5 catenelle, entriamo nell'archetto successivo con un punto basso, di nuovo 5 catenelle, ci spostiamo nell'ultimo archetto con un punto basso e gli archetti da 5 catenelle diventano 2. Dopodiché aggiungiamo le 3 catenelle di separazione, prendo il filo, mi sposto nello spazio delle 2 catenelle, faccio i miei 2 punti alti, 2 catenelle, rientro e faccio 2 punti alti. Di nuovo 3 catenelle di separazione, entro nel primo archetto utile, quello formato dalle 5 catenelle, faccio un punto basso, di nuovo 5 catenelle, entro nell'archetto successivo e faccio un punto basso, 5 catenelle, entro nell'ultimo archetto e faccio un punto basso. I 3 archetti sono diventati 2. Dopodiché faccio 3 catenelle ed entro nello spazio formato dalle 2 catenelle, quello tra i gruppi di 2 punti alti, e faccio 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Questa riga
andremo a concludere così. Ci vediamo alla fine della riga. Terminata anche la riga numero 5, poi ripeto, se vi sembra grande non fatevi commuovere, perché poi dopo tenderà a rientrare fisiologicamente. Giro il mio lavoro, parto con i miei 3 punti alti nello stesso punto di base, e mi faccio le mie 3 catenelle, entro nel primo archetto formato dalle 5 catenelle con un punto basso, aggiungo 5 catenelle di separazione, rientro nell'archetto successivo con un punto basso e gli archetti da 2 sono diventati 1. Aggiungo le mie 3 catenelle di separazione e vado a fare i miei 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti nello stesso archetto di base, 3 catenelle di separazione, entro nel primo archetto formato dalle 5 catenelle, faccio un punto basso, mi faccio ancora le mie 5 catenelle, entro nell'archetto successivo con un punto basso e anche da qui gli archetti da 2 sono diventati 1. 3 catenelle di separazione, prendo il filo, mi infilo qua dentro e vado a fare 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti nello stesso archetto di base e continuo la riga di lavorazione in questa maniera. E ho terminato anche la riga di lavorazione numero 6, quindi adesso, una volta girato il mio lavoro, riparto con i miei 3 punti alti nello stesso punto di base, e andrò a fare 5 catenelle. Vado nell'archetto, quello da 5 catenelle, quello che da 2 è diventato 1, e faccio un punto basso. Mi sposto con le mie 5 catenelle, prendo il filo e vado nelle 2 catenelle tra i gruppi di 2 punti alti e faccio i miei 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Dopodiché aggiungo le mie 5 catenelle di separazione, vado nell'archetto da 1, noi praticamente siamo qui, 5 catenelle, qui abbiamo l'archetto, l'ultimo archetto, entriamo con un punto basso. Quindi vado nel mio archetto da 1, cioè nel mio archetto formato dalle 5 catenelle, faccio un punto basso, aggiungo 5 catenelle, prendo il filo, entro nello spazio formato dalle 2 catenelle tra i gruppi di 2 punti alti e faccio 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, di nuovo 5 catenelle, vado in questo archetto, quindi qui abbiamo le 3 catenelle, qui abbiamo l'archetto delle 5 catenelle, entriamo qua, punto basso, 5 catenelle e vado a finire la riga in questa maniera. Ho finito anche questa riga, ho girato il lavoro, riparto con i miei 3 punti alti nel primo punto di base, quindi salgo con punto basso che è il mio primo punto alto, rientro e ne faccio altri 2 nello stesso punto di base, dopodiché faccio 5 catenelle, prendo il filo e vado a fare un punto alto nel punto basso che abbiamo fatto al centro dell'archetto delle 5 catenelle. Praticamente questa riga è uguale alla precedente, solo che al posto di fare il punto basso faremo il punto alto. Quindi fatto il mio punto alto, aggiungo le mie 5 catenelle, qui ho il mio gruppettino, entro nelle 2 catenelle e faccio 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti,
5 catenelle, prendo il filo, entro dove ho il punto basso e faccio un punto alto, 5 catenelle, mi sposto nello spazio formato dalle 2 catenelle, vado con 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, di nuovo 5 catenelle, prendo il filo, entro nel punto basso e faccio un punto alto, 5 catenelle, mi sposto qua in mezzo e vado a finire la riga lavorando questa sequenza di punti. Finita anche questa riga, giriamo il nostro lavoro e ripartiamo con i 3 punti alti nello stesso punto di base e facciamo 2 catenelle di separazione. Saltiamo questi 2 punti, 1, 2, saltiamo altre 2 catenelle, 1, 2, entriamo nella terza catenella utile e entriamo proprio come se dovessimo partire da zero, dalle catenelle, con un punto alto, una catenella di separazione, saltiamo una catenella di base, entriamo nella catenella successiva, un punto alto, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, saltiamo il punto alto, entriamo nella catenella successiva con un punto alto, una catenella di separazione, prendo il filo, salto una catenella di base, entro in quella successiva, punto alto. Dopodiché, fatta questa sequenza, che è questa, faccio 2 catenelle di separazione, prendo il filo ed entro nello spazio formato dalle 2 catenelle con 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Quindi noi siamo qui, faccio ancora 2 catenelle di separazione, prendo il filo, salto questi 2 punti alti, salto la catenella numero 1, la numero 2, entro nella numero 3 e faccio un punto alto, aggiungo una catenella di separazione, salto una catenella di base, entro in quella successiva, faccio un punto alto, aggiungo una catenella, salto il punto alto, entro nella catenella che abbiamo dopo con un punto alto, catenella di separazione, salto una catenella di base, entro in quella successiva, punto alto. Una volta fatti 4 punti alti separati dalla catenella, aggiungo 2 catenelle e mi infilo qua in mezzo, 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Dopodiché riparto, 2 catenelle, prendo il filo, salto questi 2 punti alti, salto la numero 1, la numero 2, entro nella numero 3. Una catenella di separazione, entro, salto quella successiva, entro in quella dopo, punto alto. Una catenella di separazione, salto il punto alto, entro nella catenella successiva, punto alto. Una catenella di separazione, salto una catenella di base, entro in quella dopo, punto alto, ne aggiungo 2 e vado nell'archetto formato dalle 2 catenelle, faccio i miei 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti e la riga la concludo in questa maniera. Finita la riga, ho girato il lavoro e riparto 3 punti alti nello stesso punto di base,
aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nel primo punto alto utile, qui, quindi noi siamo qui, e faccio un punto alto. Aggiungo una catenella di separazione, prendo il filo, salto l'archetto successivo, salto il punto che viene dopo, entro nell'archetto centrale, cioè qui, e vado a fare un punto alto, 2 catenelle e un punto alto. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto questo punto, salto l'archetto, entro nel punto alto che viene dopo e faccio un punto alto. Aggiungo 2 catenelle di separazione e vado a fare 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Due catenelle di separazione, prendo il filo, vado nel primo punto alto utile, quello dopo le 2 catenelle, faccio un punto alto, aggiungo una catenella, prendo il filo, salto l'archetto che viene dopo, il punto, entro nell'archetto successivo, punto alto, 2 catenelle e punto alto nello stesso archetto di base, catenella di separazione, salto il punto alto, salto la catenella, entro nell'ultimo punto alto utile con un punto alto, 2 catenelle di separazione e vado qui in mezzo, mi faccio i miei 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti e vado a finirmi la riga in questa maniera. Finita anche questa riga, andremo a ripetere dalla riga numero 2. Quindi cosa facciamo? I primi 3 punti alti nello stesso punto di base come al solito, aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto V, praticamente come qui, vi ricordate? L'abbiamo replicato qua sopra, quindi entro qui e faccio 5 punti alti. Aggiungo 3 catenelle di separazione, prendo il filo e vado a farmi 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, 3 catenelle di separazione, prendo il filo e vado nel mio punto V, nello spazio formato da 2 catenelle tra i 2 punti alti e faccio i miei 5 punti alti. Andiamo avanti a lavorare in questa maniera replicando le righe che abbiamo già fatto. Praticamente noi siamo qui, che corrisponde alla riga di lavorazione numero 2, andremo a riprodurre le stesse righe di lavorazione finché non arriviamo all'altezza del sottomanica. Dopodiché vedremo come attaccare le maniche. Io per arrivare all'altezza del sottomanica, nel primo pannello ho lavorato 1, 2, 3, 4 motivi che corrispondono a circa 40 cm se non sbaglio. Sì, infatti sono 41 cm. Poi decidete voi se volete farla più corta, che arriva alla vita, più lunga. L'opzione tunica secondo me è un'opzione molto valida con questo punto di lavorazione, addirittura un copricostume. Perché no? Scendete ancora per più motivi finché non avete raggiunto la misura che vi interessa. Ci vediamo quando ho finito il mio quarto motivo e quindi sono al sottomanica, vediamo come attaccare le maniche. Ho finito i miei 4 motivi, ora dovremo andare a realizzare le maniche. Quindi guardiamo un attimo il pannello che ho già finito. Per le maniche ho semplicemente aggiunto un motivo da una parte perché volevo una manichina
appena accennata, voi però siete liberi di fare la misura che più volete, se la volete più lunga, se la volete al gomito, addirittura anche lunga, perché no? Proprio a effetto tunica e penso che stia molto bene. Comunque io mi sono fermata ad un unico motivo da una parte e un unico motivo dall'altra. Cosa ho fatto per realizzare la manica in questa maniera? Ho semplicemente fatto delle catenelle volanti proseguendo il lavoro dell'ultima riga che stavo facendo, dopodiché con un altro filo sono partita a fare delle catenelle volanti dall'altra parte. Adesso vi mostro come. Qui sono arrivata all'ultima riga del quarto motivo e per ultima riga intendo quella con i 4 punti alti separati dalle catenelle, per intenderci, quella sull'ananas praticamente, questo. Sono arrivata alla fine. Se vi ricordate, all'inizio del lavoro abbiamo montato un multiplo di 16 catenelle più 1. Qui invece monteremo soltanto un multiplo di 16 perché il più 1 ce lo dà il terzo punto di lavorazione dei 3 punti insieme, il terzo punto per la fine del giro e il primo punto per l'inizio del giro. Quindi cosa faccio? Sono arrivata qui, vado avanti con 16 catenelle. Ho fatto la 16ª catenella, tolgo l'uncinetto, vado a mettere un marcapunti per non perderla. Voilà. Ora, tenendo sempre il pannello dalla stessa parte dove ho lavorato le 16 catenelle, prendo un altro filo, prendo il filo, l'uncinetto, faccio il mio nodino iniziale, entro nel primo punto o l'ultimo, vedete voi, quello proprio più estremo, prendo il filo, faccio un punto bassissimo, dopodiché vado avanti con 16 catenelle. Fatta la 16ª, qui dovrò tagliare il filo e sfilare il lavoro. Dopodiché vado a riprendere il mio lavoro dove ho il marcapunti, tolgo il marcapunti, metto l'uncinetto, qui ho fatto 16 catenelle, quindi ne devo fare un'aggiuntiva per poter tornare indietro, entro nella seconda catenella partendo dall'uncinetto e faccio quello che va a sostituire il mio primo punto alto. Dopodiché rientro nella stessa catenella di base e faccio gli altri due e quindi abbiamo il nostro inizio di 3 punti alti. Quindi praticamente l'inizio da qui l'abbiamo spostato a qui. Aggiungo 2 catenelle di separazione, prendo il mio filo, conto le 4 catenelle, qui sono dal rovescio, bisogna stare un pochino attenti, ma si riesce comunque, si riesce bene a capire. Entro nella quinta e vado a farmi il mio punto alto. Aggiungo una catenella, prendo il filo e qui devo entrare nella terza catenella disponibile, praticamente come se cominciassimo da capo. Quindi 1, 2, questa è la terza, entro e vado a fare il mio punto alto, 2 catenelle di separazione, rientro e faccio un punto alto nella stessa catenella di base. Aggiungo una catenella di separazione, conto 1, 2 e 3, entro nella terza catenella utile e faccio il mio punto alto. Aggiungo 2 catenelle di separazione, prendo il filo, conto 1, 2, 3, 4, sono le catenelle. Noi dobbiamo entrare nella quinta, quindi consideriamo il primo punto alto come se fosse una catenella. Entriamo nel punto alto, quindi 1, 2, 3, 4 catenelle, il primo punto alto,
entriamo e facciamo 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Così abbiamo spostato l'inizio e abbiamo dato continuità al motivo. A questo punto vado a riprendere il motivo come nella riga numero 2. Sono qui, vado a fare le mie 2 catenelle, prendo il filo, entro nel primo punto alto disponibile, faccio il punto alto, catenella, entro qui nel secondo archetto utile, vado a fare il mio punto V, punto alto, 2 catenelle, punto alto, catenella di separazione, prendo il filo, vado sul salto punto alto, l'archetto, entro l'ultimo punto alto e ho dato continuità al mio motivo. Ora vado a lavorare fino alla fine, fino a qui, dopodiché vi faccio vedere come proseguo il lavoro da questa parte. Sono arrivata qui a lavorare l'ultimo punto alto dell'ultimo motivo. Ora cosa faccio? Faccio i miei 2 punti, le mie 2 catenelle, prendo il filo, quindi qui dobbiamo andare a creare questo gruppo di lavorazione, cioè 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti. Cosa faccio? Entro nel terzo punto alto, cioè l'ultimo del pannello, prima dell'aggiunta delle catenelle volanti. Entro e faccio i miei 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti nello stesso punto di base. Così abbiamo dato anche da questa parte la continuità al nostro motivo. Ora dovremo lavorare in maniera speculare, quindi cosa facciamo? Aggiungiamo 2 catenelle, contiamo le 5 catenelle, quindi entriamo in quella catenella della quinta catenella che abbiamo a disposizione, quindi abbiamo 1 2 3 4, questa è la quinta, entro e faccio un punto alto, dopodiché aggiungo una catenella di base e qui devo entrare nella terza, 1 2, la numero 3 è questa, punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto nella stessa catenella di base, punto alto, entro nella terza, 1 2 e 3 e faccio un punto alto. Dopodiché dovremo andare a chiudere, nel mio caso perché ho deciso di fare un motivo soltanto, con i 3 punti alti che andranno nella quinta catenella utile, che è anche l'ultima, 1 2 3 4, questa è la quinta, entro e vado a fare i miei 3 punti alti di chiusura. Una volta finita la riga, compreso anche questa manica, ripartiamo dalla riga di lavorazione numero 2, quella dove inseriamo i 5 punti alti nel punto V per cominciare a dare forma al nostro, adesso non so se è una pigna o un ananas, ma al nostro motivo centrale. Quindi io lavorerò per 2 motivi in totale, poi ci vediamo nell'ultima riga, vi farò vedere come ho fatto a raddrizzare il pannello. Ho finito il mio pannello, ora da così lo dobbiamo far diventare così, dritto. Come ho fatto? Sono arrivata fino alla riga in cui lavoriamo 5 catenelle, un punto alto nel punto basso, 5 catenelle e il nostro motivo costante di 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti. E vado a concludere in questa maniera. Ho già il lavoro girato, entro nel primo punto, faccio un punto basso. Entro in quello successivo, faccio un mezzo punto alto, entro in quello dopo, faccio un punto alto. Praticamente sono andata a lavorare tutti e 3 i punti iniziali, però sono andata a scalare. Dopodiché faccio comunque le mie 2 catenelle, prendo il filo e con un punto alto entro nella terza catenella utile, così come abbiamo fatto tutte le altre volte. Dopodiché catenella, salto una catenella di base, entro in quella successiva, vado a fare punto alto e resta invariato, catenella, salto il punto alto, entro nella catenella dopo
e vado a fare il punto alto e fin qui è tutto regolare. Catenella, salto una catenella di base, entro in quella successiva, qui varieremo qualcosa. Prendo il filo, entro nel secondo punto utile, quindi salto il primo, entro nel secondo punto alto e faccio un mezzo punto alto, quindi chiudo tutte e tre le asoline insieme. Dopodiché ho l'archetto formato dalle 2 catenelle, entro e faccio 2 punti bassi. Prendo il filo, entro nel punto alto che ho subito dopo e faccio un mezzo punto alto. E poi riparto 2 catenelle, prendo il filo, conto 1, 2, 3, entro nella terza catenella di base. Catenella, ne salto una di base, entro in quella successiva, punto alto. Catenella, prendo il filo, salto un punto alto, entro nella catenella dopo, punto alto. Catenella, ne salto una di base, entro in quella successiva, punto alto. 2 catenelle, qui abbiamo il nostro gruppo, entro nel secondo punto alto, quindi salto il primo, entro nel secondo, faccio un mezzo punto. Entro nell'archetto, faccio 2 punti bassi, prendo il filo, entro nel punto alto che ho subito dopo e faccio il mio mezzo punto. Praticamente andiamo a raddrizzare in questa maniera. Quindi ora riprendo, lavoro i miei punti alti separati dalle catenelle, poi arrivo qui e faccio la raddrizzatura. Continuiamo in questa maniera, ci vediamo quando ho finito la riga. Sono arrivata all'ultimo punto alto, ora dovremmo andare a chiudere la riga, quindi faccio le mie 2 ultime catenelle, entro nel punto alto, il primo che trovo del gruppo di 3, il gruppo finale, faccio un punto alto, entro in quello successivo, faccio un mezzo punto alto, entro nell'ultimo e chiudo con un punto basso. E questo, il nostro pannello è terminato, è dritto. Ora non dobbiamo fare altro che andare a misurare lo scollo, realizzare lo scollo che vogliamo e andare a cucire le spalle. Come facciamo? Io ho marcato un'apertura di circa 32 centimetri. Praticamente cosa ho fatto? Ho marcato il centro, poi dopo sono andata a fare 16 da una parte e 16 dall'altra. Ora le spalle le andremo ad unire con l'uncinetto, perché avendo tante catenelle con l'uncinetto mi sembra un lavoro più compatto. Quindi prendo i pannelli, ne metto uno sopra l'altro e vado a cucire le spalle. Io qui volutamente non ho tagliato il filo dell'ultimo pannello che ho fatto, aggiungo una catenella, entro nel primo punto utile del pannello, prendo tutto il punto pieno nel primo punto utile dell'altro pannello, esco e lavoro un punto bassissimo cercando di tenere il punto morbido, entro nel punto successivo, punto pieno e faccio il mio punto bassissimo, entro nel punto successivo, prendo il punto pieno e il punto pieno anche di qua e faccio il mio punto bassissimo, sempre tenendo un po' teso dall'altra parte, così almeno resta morbido. Anche la catenella entro, prendo il punto pieno, quindi entro nell'asolina sotto qua e faccio il mio punto bassissimo, entro in quella successiva e faccio il punto bassissimo. Qui ho il punto alto, entro nel punto del primo pannello, poi nel punto del secondo pannello e faccio il punto bassissimo.
e vado avanti a chiudere fino al marcapunti, dopodiché taglio il filo e riprendo dall'altra parte, cucio tutte e due le spalle. Una volta chiuse le spalle dovrò andare a chiudere i fianchi, quindi prendo il mio lavoro, ago e filo, entro nel primo punto utile e così faccio anche con l'altro pannello. Faccio un nodo in modo che non scappi e dopodiché vado a cucire. Anche qui prenderò il punto pieno, quindi prendo le due costine di tutto il punto sia da una parte che dall'altra e dalla parte che esco poi dopo rientro, sempre prendendo il punto pieno. Sono uscita di qui e rientro di qui. Sono uscita di qui e rientro di qui e vado a cucire tutti e due i fianchi in questa maniera. Ovviamente quando cuciamo i fianchi dobbiamo tenere il disegno in modo che combaci, quindi assicuriamoci che man mano che procediamo abbiamo il disegno che combacia. Ci vediamo quando ho chiuso tutti e due i fianchi. Ho finito di chiudere tutti e due i fianchi, adesso andiamo a vedere la maglia sul manichino. Un appunto che mi permetto di dare alla fine del lavoro è che ho constatato che il pannello si stringe circa di un 10%, anziché al posto del il 5-6% che ho detto durante il video. E per quel che riguarda il consumo di filato, per questa maglia che è una ML tranquillamente ho usato 6 gomitoli e mezzo, praticamente del settimo gomitolo ne ho avanzato metà, quindi la maglia sarà intorno ai 320-330 grammi. Andiamo a vederla sul manichino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più. E se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.